Ben ritrovati appassionati di atletica. Oggi parliamo dell'atleta che si è soprannominato da solo come principe pagliaccio dell'atletica per via dei suoi comportamenti molto vistosi e per essere un vero showman. Potremmo quasi dire che è stato un precursore rispetto al teatrino, in senso buono a me piaceva tantissimo, che faceva Usain Bolt prima e dopo le gare. Cioè guardate qua, lo guarda e tac, gli dà il pugnetto. Che boss che era Bolt, che boss. Peccato non aver trovato filmati di John Drummond prima di una gara, ma a quei tempi YouTube neanche esisteva e della sua carriera è stato caricato ben poco sul tubo. Ma andiamo con ordine. Il nostro protagonista si chiama Jonathan A. Drummond, detto anche solo semplicemente John per fortuna, ed è nato il 9 settembre del 1968 a Philadelphia, nello stato del Pennsylvania, quindi negli Stati Uniti. E da lì a un mese sono iniziate le Olimpiadi di Città del Messico, in cui ci sono state tantissime proteste e il culmine è stato il pugno alzato alla cerimonia dei 200 metri dagli americani Tommy Smith e John Carlos per porre l'attenzione sul problema delle discriminazioni razziali. Probabilmente il nostro buon John Drummond ha visto tali Olimpiadi e gli è rimasto una sorta di imprinting per la ribellione, un po' come quando un'anatra appena nata vi vede e pensa che siete la loro mamma perché siete la prima cosa che hanno visto. Ma su questo, sulla ribellione di John non sulle anatre, ci arriveremo tra poco. In realtà non si hanno particolari notizie sulla gioventù di John, tant'è che il sito della World Athletics attesta le sue gare solo dal 1987, cioè quando aveva 19 anni, e non era assolutamente male il ragazzo. Aveva un 10,28 nei 100 e un 20,64 nei 200, il che era gran cosa considerando che all'epoca il record del mondo under 20 era 10,07 e 20,07. Inoltre John con il suo 10,28 a 19 anni era già tra i 70 uomini più veloci dell'87. Non a caso il buon John proveniva dalla Texas Christian University, ovvero dal college dal quale in futuro verranno lanciati atleti del calibro di Kim Collins oppure il più recente Ronnie Baker. Fin da quando era ancora un teenager, John Drummond ha avuto come compagni di allenamento niente di meno che l'atleta di Trinidad e Tobago, Eito John, che nel 99 arriverà a 9,86, e soprattutto John si è allenato con l'americano Maurice Green, uomo detentore del record del mondo con 9,79 dal 1999 al 2005. Ovviamente negli scontri diretti non c'è mai stato paragone tra John e i suoi compagni di merende. Su 48 gare effettuate insieme, 8 le ha conquistate John, mentre con Ato Bolton la sfida è stata più equa, solo 21-13 per l'atleta di Trinidad e Tobago. Il nostro buon John però comincia a farsi notare nel 91 quando vince le Universiadi nei 200 metri con 20,58 e anche la staffetta 4%. Però la vera consacrazione a livello internazionale arriva soltanto nel 93, sia grazie al suo nuovo personale di 10,03 che lo colloca al nono posto delle liste mondiali dell'anno, e poi ai campionati mondiali di Stoccarda in cui è il primo frazionista della staffetta 4% metri, la quale vincerà l'oro eguagliando anche il primato mondiale con 37,40. Incredibilmente il nostro principe pagliaccio ha avuto anche un'altra consacrazione nel 93. Con il suo gruppo gospel è riuscito a posizionarsi al primo posto nelle classifiche per album, guarda caso, gospel degli Stati Uniti. Che tipo eclettico il nostro protagonista. Mi ricorda un po' Noah Lyles che si diverte anche a fare rap, ma questa è un'altra storia. L'anno successivo, cioè nel 94, John realizza un 9,99 e diventa così il 17° uomo nella storia capace di superare la barriera dei 10 secondi. Seguono anni di grande fervore per Drummond. Conquista la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Atlanta del 96 con la staffetta ed è semifinalista nei 100 metri. Il 97 per lui è l'anno dell'apoteosi, dove realizza quelli che rimarranno i suoi primati personali per sempre. 9,92 siglato a Rieti, che bello che c'è anche un po' d'Italia nella sua storia, e 20,03 nei 200 metri. Inoltre nel 97 arriva anche il suo primo ed unico titolo statunitense nei 200 metri. Nel 99 e nel 2000 vince l'oro nella staffetta partendo sempre come primo frazionista sia ai mondiali di Siviglia sia alle Olimpiadi di Sydney. Arrivati al 2003, ai suoi 35 anni, John riesce a conquistare ancora un terzo posto ai campionati statunitensi nei 100 metri con 10,18 e pensate che l'anno precedente era stato anche capace di siglare un 9,97 e nei primi anni 2000 riuscire a scendere sotto i 10 secondi a 34 anni non era una cosa per nulla scontata.
esagerata. Cioè, già solo per questo meritava un video solo per lui. Rimaniamo un attimo al 2003, visto che vi è anche la sua partecipazione ai mondiali di Parigi nei 100 metri. Batteria numero 2. Presenti tra i partenti ci sono il nostro John, il suo compagno di allenamento Otto Bolton e un giovane Asafa Powell che aveva 21 anni ed il suo personale era di solo 10 secondi e 02. Parte la gara e si sente subito un doppio sparo. Qualcuno aveva fatto falsa partenza e i giudici l'assegnarono proprio al nostro principe pagliaccio che era in quarta corsia. Ed ecco che finalmente salta fuori il suo imprinting per la ribellione di cui avevamo parlato prima. Lui è convinto di non aver fatto falsa e non ci sta. Non vuole saperne di essere squalificato. Il pubblico parigino è tutto con lui e lo incita. Fischia i giudici ed esalta John. In tutta risposta, John si sdraia sulla pista e dice: io non mi sono mosso. E fa quindi una protesta, una sorta di sit-in sul tartan. I giudici provano a farlo andare via, mentre gli altri atleti se ne sbattono altamente e vanno anche a farsi gli affari loro, alcuni facendo qualche allungo e altri guardandosi un po' in giro, anche un po' allibiti direi. Quindi c'è questa scena surreale in cui John Drummond è a terra circondato da serissimi giudici che gli dicono di andarsene. E il bello è che effettivamente, riguardando la partenza al rallentatore, si può vedere che John non aveva commesso falsa, però ormai era stato deciso dai giudici che era squalificato. Poi dopo un quarto d'ora John decide di andarsene e viene applaudito ed acclamato dal pubblico. E voi direte, vabbè, un'uscita di scena trionfale, questo qua esce da squalificato e tutti lo applaudono, lo incitano. E invece no, gasatissimo dal pubblico, John decide di tornare indietro ai blocchi di partenza perché non accettava ancora la squalifica. E lì via altre proteste, altro sit-in in pista. Ma un'altra cosa assurda di questa batteria è che non era stato squalificato solo Drummond, ma anche Asafa Powell, 2 squalificati con una sola partenza. Ma Powell non aveva fatto tutto il cinema di Drummond e se ne stava anche andando, però Asafa è stato un po' spronato da John e quindi anche Powell è tornato indietro in pista, deciso anche lui a partire dai blocchi. Inoltre dai video disponibili in rete non si nota, ma in realtà anche un tecnico del team statunitense aveva urlato più volte a John non accettare la squalifica, giusto perché John non era già abbastanza esaltato di suo. Alla fine ci volle quasi un'ora prima che la questione si risolvesse, ovvero tutti gli atleti presenti ai blocchi di partenza della seconda batteria decisero di andarsene. Batteria così rinviata. Solo a seguito di altre batterie verrà nuovamente disputata la famigerata seconda batteria, ovviamente senza Drummond e Powell, entrambi ufficialmente squalificati. Ma allora perché la squalifica era arrivata anche se Drummond non si era chiaramente alzato dai blocchi? La squalifica era arrivata in automatico poiché i sensori di movimento sui blocchi rilevavano anche solo un cambio di pressione sul blocco stesso, quindi bastava spingere un poco di più o un poco di meno in posizione del pronti ed ecco che scattava la squalifica. Poi successivamente e anche fortunatamente i sensori sono cambiati ed è stato permesso di cambiare leggermente le regole perché a dirla tutta erano ridicole e portavano a squalifiche ingiuste come quella di Drummond, anche perché i mondiali del 2003 sono stati uno stillicidio in termini di false partenze. Ma per altre chicche sulla falsa vi rimando al video apposito. Tornando alla nostra narrazione, John dopo il 2003 è andato calando come risultati fino a quando nel 2005 si è ritirato ufficialmente dalle competizioni, terminando così una carriera con un oro e un argento olimpici, 2 ori mondiali e altre medaglie minori. Però la sua incredibile storia non è certo finita qui, assolutamente no. John si è reinventato come allenatore di atletica, ma mica di quelli che allenano i marmocchi di 6-7 anni nel tempo libero. No, assolutamente. Si è messo ad allenare niente di meno che Tyson Gay nel 2012 ed è stato l'allenatore responsabile della staffetta americana delle Olimpiadi, sia maschile che femminile. Proprio la staffetta femminile a Londra nel 2012 ha pure infranto il record mondiale portandolo da 41,37 a 40,82 dopo ben 27 anni dal precedente record, e tutt'oggi nel 2021 è ancora il record mondiale della 4% femminile. John ha avuto anche il riconoscimento di essere inserito nell'Hall of Fame degli allenatori di atletica del Texas nel 2014, ma questo è stato un anno un po' bipolare per John. In quell'anno
anno un tizio chiamato Tyson Gay è stato beccato positivo a sostanze dopanti ed ecco che allora sono scattati i processi e le investigazioni. E cosa si è scoperto? Che guarda caso il suo allenatore sapeva tutto e anzi era stato lui ad incoraggiare, prendere e trasportare le sostanze dopanti proprio per il suo atleta di punta. Il risultato? John Drummond è stato squalificato come allenatore per ben 8 anni, fino al 16 dicembre del 2022. E così si conclude la storia di un atleta a dir poco particolare e protagonista della gara di 100 metri più lunga della storia, ovvero ben un'ora senza contare la pausa centrale in cui gli atleti non erano neanche in pista. E con questo abbiamo finito. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo particolare atleta e perché siete così curiosi di sentirlo cantare nel coro gospel. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi, mettete mi piace, spero di riuscire a portarvi il prima possibile altre storie così particolari. Non mi resta che augurarvi buon divertimento agli allenamenti, buona fortuna alle gare e ciao 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 ciao.